Storytime, Evoluzione Radio. Ben trovati amici di Storytime, sempre in nostra compagnia, scusate, su Radio Italia 5. Io sono Gianluca, ma diamo subito il benvenuto a Maria Alessandra Cecchi. Ciao cara, ben trovata. Ciao, grazie mille. Allora, con Maria Alessandra andremo a parlare di arte un po' a 360 gradi, giusto? Esatto. Benissimo, allora presentati un po' al nostro pubblico, raccontaci quindi chi sei e qual è stato il tuo percorso fino ad oggi. Perfetto, io sono Maria Alessandra, piacere, e sono un'artista. Diciamo che il mio percorso non è stato lineare, perché io sono una traduttrice. Ok. E studio lingue, studio italiano, inglese, russo e giapponese. Ah però. Sì. Beh, insomma. Diciamo che mi sono avvicinata molto all'arte sin da quando ero piccolina da un punto di vista di disegno. Infatti ho partecipato ad alcuni concorsi di disegno e solo successivamente verso il 2019 mi sono data alla pittura, quindi su tela. E durante però i miei soggiorni all'estero, perché io ho vissuto sia in Giappone che in Russia più di un anno della mia vita, mi sono ancora di più avvicinata a quel mondo orientale fatto di forme, colori e suoni, e lo sto applicando non soltanto a quella che è la pittura, ma anche a quella che è la mia trilogia fantasy, perché sono anche una scrittrice emergente. Sì, certo. Esatto, Gianluca. Ecco, adesso ovviamente andremo a parlare appunto di questa trilogia. In effetti possiamo considerare artista proprio perché te cerchi di coniugare un po' tante arti alla fine. Esatto. Pittura, musica, scrittura. Esatto. E sto collaborando con Smart SRL, che è la società di consulenza internazionale di famiglia, e stiamo aprendo una Art Division proprio per far conoscere alle persone l'arte da più punti di vista, perché secondo me l'arte appunto non è un percorso lineare ma trasversale, e ogni arte richiama arte, ed è molto importante anche secondo me non soltanto considerare l'artista parte del mondo artistico, bensì tutti i fruitori, quindi anche chi contempla, chi osserva l'arte ne può rivelare secondo me il potenziale. E l'obiettivo di Mocari, che è il mio nome d'arte, sono Maria Alessandra, ma appunto Mocari sui social anche. Mocari sui social, sì, molto orientale come Esatto. il nome. L'obiettivo è proprio questo, di legare ogni tipo di arte, non soltanto quella visiva, tra loro, ed è quello che un po' sto cercando di fare, Gianluca, con la mia trilogia fantasy, ovvero scrivere ma inserire nelle pagine anche i miei dipinti ispirati alla trilogia, e anche poi successivamente attraverso un sito web le canzoni ispirate alla trilogia. Benissimo, sì. Allora partiamo un po' in ordine di arrivo, cioè sostanzialmente si comincia comunque dalla pittura. Ecco, sì. Quindi parlaci un po' meglio di questi dipinti. Assolutamente, questi dipinti sono realizzati per lo più su tela, ma utilizzo tantissimi materiali diversi, tra cui colori acrilici, quindi sono colori ad acqua, però utilizzo anche acquarelli metallici, colori ad olio, che hanno un tempo di stesura e di asciugatura molto più lungo, però anche foglie d'oro, foglie d'argento e altri materiali che sto un po' sperimentando per conto mio. Ci vuole un po' di curiosità sui materiali, Sì, certo. sì, assolutamente. No, ma è un mondo che è in continua espansione ed è sempre da scoprire, e mi piacerebbe portare anche un po' di rilievo alla mia arte. Ora sto un pochino provando con la palette, che sarebbe il coltellino ecco, certo. Sì. Benissimo. Però spero appunto di realizzare anche dei bassorilievi con altro materiale che sto un pochino sperimentando. Comunque, ecco, ti piace spaziare, insomma, sì, fra tecniche molto diverse. Ecco, allora adesso arriviamo a questa trilogia fantasy. Ecco, il fantasy sicuramente poi è un genere che si sposa, direi, alla perfezione con questo tuo progetto, perché chiaramente quando si parla di fantasia, sia i colori dei quadri che delle musiche, eccetera, si possono incrociare bene. Sì, assolutamente. La mia trilogia fantasy, appunto, è un genere che non definirei solo fantasy perché è ambientata nel mondo reale, però diciamo succedono una serie di cose che poi dici, ah, oh cavolo, è fantasy, allora, non ci sono i draghi nella vita reale, purtroppo. Certo. Ma te ci stai
lavorando, cioè sappiamo già che è una trilogia, hai già scritto... Sì, sto per finire il secondo Il libro e ho secondo, già la benissimo. bozza pronta per il terzo. Perfetto. Allora, il primo intanto come si chiama allora? Si chiama The White World Up in the Sky, ovvero Il mondo bianco su nel cielo, ed è un libro che tratta, diciamo, di una specie di apocalisse. Non voglio spoilerare No, troppo certo. il libro. E la cosa interessante della trilogia in sé non è tanto la presenza di elementi fantastici, ok, ma è che ognuno di noi può cominciare da qualsiasi libro, perché anche se sono legati tra di loro non è essenziale cominciare proprio dal primo. Ah, ok. Quindi Esatto. non è uno stile Signore degli Anelli, Esatto, insomma, che ti ecco. manca, Esatto. a parte sono talmente belli che uno può cominciare anche dal Volendo, secondo, però gli chiaramente manca. la storia, certo. Esatto, Ecco, assolutamente. quindi, invece nella tua, quindi si può cominciare anche dal secondo, dal secondo. terzo, sì, Benissimo, assolutamente. benissimo. E questo secondo che quindi stai ultimando, come si chiama? Vita nell'acquario, Life in the Aquarium. Benissimo, benissimo. E poi ovviamente ci sarà un terzo che libro. però c'è già un'idea ben precisa, insomma, immagino. Assolutamente, sì. E sono anche pronti molti dei disegni che Mm. metterò nel libro come Perfetto. illustrazioni. Sì. Allora, te prima facevi riferimento chiaramente al tuo nome d'arte Mocari, e voi amici Mocari On Art, questo Facebook, Instagram, c'è anche il canale di YouTube, così adesso possiamo passare a parlare anche dell'aspetto musicale. Sì, sì. Allora, io sono nata come violinista, ho suonato in un'orchestra, sono stata però. anche in Francia a suonare a Parigi. Mm. Sì, però diciamo che negli ultimi anni mi sono spostata molto sul genere pop, rock, ma anche generi molto più elettronici che possono essere chill step, ma anche tech house. Ok. E quindi ho abbandonato per il momento il violino per dedicarmi al sintetizzatore. Ho un gruppo musicale con la quale suoniamo. Ah, come si chiama? E il gruppo non ha ancora Non un ha nome. Abbiamo pensato a Gimt, però non siamo ancora del tutto Vabbè, convinti. intanto salutiamo i Si membri vedrà. ovviamente del Salutiamo gruppo. i membri del gruppo. Ciao a tutti. Ok, e quindi adesso sei più focalizzata su delle sonorità elettroniche col sintetizzatore. Elettronica? Sì, assolutamente. Quindi ho i progetti individuali e con la quale collaboro con musicisti anche oltre Italia. Sto collaborando adesso con un artista svedese, per esempio, su un progetto elettronico. Però con la band ci focalizziamo per lo più su un genere rock, Ah, ok. hard rock, pop rock, sì, e abbiamo anche le nostre canzoni da sviluppare e da Ah, registrare. quindi anche già pezzi vostri, insomma. Sì, quindi Mocari non è soltanto uno scrivere, un dipingere, ma è anche un sentire, perché appunto vorrei che passasse davvero l'idea che ogni arte si rincorre, si intreccia. Benissimo, Mm-mm. benissimo. Allora, io immagino che poi nei tuoi progetti futuri ovviamente ci sia poi lo sviluppo in sé del terzo libro della trilogia e poi portare avanti anche tutto il resto, quindi il gruppo, i dipinti. Esatto, esatto. Benissimo, benissimo. Allora, Maria Alessandra, hai qualche saluto, qualche ringraziamento che vuoi fare? Allora, io vorrei ringraziare la mia famiglia che mi sostiene da sempre e vorrei ringraziare anche i miei amici e il mio ragazzo, Ok, come si chiama? Alessandro. Alessandro, bene, salutiamo anche lui. Perfetto. E niente, spero di poter al più presto condividere ogni particella di me come artista con tutto il mondo e magari lanciare, che ne so, la Moca Moda, perché mi piacerebbe molto realizzare anche dei... Ah, ok. Quindi sì, si dei potrebbe vestiti aprire un con- quarto ambito Si della potrebbe, moda. però vediamo come vanno intanto quelli che ho già aperto. Esatto, esatto. Benissimo. E allora, Maria Alessandra, grazie a te ovviamente per essere stata qui a Storytime, in Ok, nostra grazie a te Gianluca. compagnia. Voi amici, mi raccomando, continuate a seguire tutte le nostre storie su Radio Italia 5. Da Gianluca un saluto e alla prossima. Ciao. Storytime. Evoluzione Radio.